Una vettura importante, un marchio che emoziona, siamo nel mondo delle pre-war car, con Alfa Romeo 6C Pininfarina. Amici appassionati di automobili d'epoca, oggi presentiamo un modello molto interessante che è l'Alfa Romeo 6C Turismo del 1930. Si tratta di una terza serie. In effetti la 6C con la 1500, che fu la prima serie, aveva un motore con monoblocco e testa costituiti da un unico gruppo in ghisa e solo il basamento dell'albero motore e la coppa erano in lega di alluminio. In questo modello, come in quello immediatamente precedente, invece c'era già la testa che era staccabile, che solo in alcuni modelli successivi da competizione fu reintrodotta con testa fissa per problemi di guarnizione della testa che, data lo sforzo notevole nelle competizioni, tendeva a bruciarsi perché non c'erano materiali all'epoca sufficienti a sopportare certe sollecitazioni. Questo modello in particolare pare l'unica esistente di cabriolet Pininfarina. Infatti noi sappiamo che Pininfarina, cioè Battista Farina, si staccò dall'azienda di famiglia che era la Stabilimenti Farina, dove lavorava col fratello Giovanni, nel maggio del 30. E questa, che fu trovata ancora con l'emblema Pininfarina, senza la corona che fu inserita successivamente, ma con la scritta P Farina Torino, indicò ai restauratori che si trattava probabilmente dell'unico modello esistente prodotto da Pininfarina agli inizi della propria carriera. Esaminiamo alcuni dettagli che sono la caratteristica dell'Alfa Romeo, ma anche di altre vetture dell'epoca e che le differenziano molto da quelle dei giorni nostri. Il radiatore è assolutamente, completamente diverso da come intendiamo i radiatori noi oggi ed è cosiddetto a nido d'ape e lo si vede da questa struttura molto fitta con la quale è costituita tutta la massa radiante. Gli ammortizzatori, come usava nelle vetture degli anni 30, sono a frizione, differentemente da quelli che poi sono stati introdotti con le macchine più moderne telescopici. Il vano motore, che nel caso di questa vettura che è appena stata restaurata molto bello e molto pulito, è nelle linee e nell'estetica di un'essenzialità che raggruppa sia i valori tecnici che anche la bellezza che potevano avere queste vetture all'epoca. Su questo lato del motore abbiamo le 6 candele dei 6 cilindri, mentre sull'altro lato abbiamo tutto il carburatore col gruppo di aspirazione e scarico. Una linea veramente molto pulita e qui vediamo appunto la differenza fra i motori 1500 precedenti che avevano dal monoblocco alla testata in un unico gruppo, mentre qui abbiamo la testata separata dal monoblocco e dal gruppo basamento. Naturalmente albero motore in testa, anche se monoalbero. Qui abbiamo un serbatoio dal quale il carburante scende a caduta per alimentare i carburatori. Il serbatoio principale naturalmente è posteriormente alla vettura e questo è un successivo alimentatore per mantenere un flusso sempre costante di carburante. Un particolare molto simpatico che era in voga a quei tempi, non solo su Alfa Romeo, anche su altre vetture, era il parabrezza che si poteva aprire in avanti consentendo una ventilazione frontale molto efficace durante la stagione estiva e durante la stagione calda. Le portiere di questa vettura sono molto ampie perché, essendo una cabriolet, deve consentire un comodo accesso anche ai passeggeri posteriori. La strumentazione è classica delle vetture di quel tipo,
Nel caso di questa, che è ancora un terza serie, è ancora con i quadranti bianchi, mentre nella serie successiva verranno introdotti i quadranti neri. Molto scarna, se vogliamo, perché abbiamo soltanto orologio, contachilometri, tachimetro e pressione dell'olio, ma sufficiente per le esigenze dell'epoca. Interessante vedere come in quasi tutte sempre le vetture degli anni 30 l'acceleratore si è situato al centro, fra il pedale del freno e il pedale della frizione. Molto bella anche la leva del cambio con questo selettore, che ricorda quello di vetture molto più moderne, con anche l'inibitore della retromarcia, e la leva del freno a mano che agisce direttamente sul cambio e non sulle ruote. La guida a destra è una caratteristica che resterà fino alla fine della produzione delle 6C, anche i modelli successivi fino alla 2005, anche nel dopoguerra. All'epoca si usava così, nel dopoguerra già tante macchine avevano la guida a sinistra, ma le 6C fino a fine produzione hanno mantenuto sempre la guida a destra. Un'altra caratteristica molto raffinata di questo modello è la capote con questo compasso a S che si piega quando viene aperta. Nel posteriore della vettura abbiamo il portabagagli, come si usava all'epoca all'esterno dell'auto perché all'interno non c'era posto, la doppia ruota di scorta per far fronte alle strade accidentate dell'epoca, che erano tutte strade non asfaltate e quindi poteva essere anche più di una gomma forata, e il serbatoio principale che va ad alimentare il serbatoio anteriore, che è quello che poi a caduta, abbiamo detto, alimenta direttamente il carburatore.